Benvenuti all'interno dell'antico laboratorio orafo di Rienzo. Potete osservare gioielli tipici, in oro o in argento, legati al costume muliebre scannese e gli antichi strumenti con i quali essi venivano realizzati e lavorati. Il nostro viaggio inizia in alto, sulla vostra sinistra. Da un lato vi sono collane pettorali, indossate con l'abito nuziale. Questo tipo di collane a ghirlanda, diffuso anche in altre regioni del meridione, è caratterizzato da più festoni in lamina ritagliata e traforata, sostenuti da grandi medaglioni centrali e creati in filigrana, come presentose, gocce o cuori. Dall'altro lato, notate ancora collane tipiche abruzzesi, quali la cannatora a girocollo, accostata alla gola, le leggerissime collane in lamina vuota, chiamate chiacchiere, dall'allegro tintinnio che emettevano quando venivano indossate, ed infine la lunga collana a maglia piatta, chiamata saliscendi. Abbassando lo sguardo trovate, oltre al classico banchetto dell'artigiano, numerosi strumenti dedicati alla realizzazione dei gioielli. Sulla sinistra è in rilievo la trafila, banco lungo e stretto, che era lo strumento più importante con il quale l'orafo andava ad ottenere un filo molto sottile, tipico della filigrana, lavorazione tradizionale scannese. Davanti, invece, potete rilevare un laminatoio a mano dei primi dell'Ottocento, con il quale, dopo la fusione, si trafilava il lingotto ottenuto per raggiungere lo spessore di lastra desiderato. Accanto vi è la pulitrice a pedale, che nei primi del Novecento l'artigiano utilizzava per lucidare i gioielli. Sullo sfondo, incastonata, avete modo di osservare la nicchia che contiene una serie di collane a mezzo petto in trina aurea a maglia piatta e orecchini con pendente. Spostandovi sulla nicchia della parte destra del laboratorio, emergono i vari orecchini tradizionali, come le sciacquaie, lavorati artigianalmente in lastra incisa o a canna vuota. I pendenti oscillanti all'interno del cerchio li arricchiscono, emettendo un allegro tintinnio. Le circeglie sono orecchini a navicella traforati a mano, in oro, con simboli apotropaici come il gallo che simboleggia l'inizio del giorno o la stella che augura una notte serena. In primo piano vi sono antichi strumenti utilizzati nel processo di fusione dei gioielli. A sinistra i crogiuoli, recipienti di varie dimensioni, composti da pietra vulcanica che contenevano il metallo fuso. A destra, invece, prima la forgia, lo strumento in cui avveniva la fusione, e poi il mantice, risalente ai primi del 1700, utilizzato per il sistema di raffreddamento ad aria. Sulla vostra destra, proseguendo il nostro viaggio nel tempo, si arriva alla teca in legno che conserva gioielli in argento, realizzati dai primi anni del 1800 fino ad oggi. Partendo dalle grappe, fibbie per le cappe dei pastori, passando per i bottoni del costume di scanno, fino ad arrivare a spille, anelli e ciottoli, lavorati artigianalmente da 7 generazioni di orafi. Concludiamo questo percorso con l'ultima bacheca, accanto all'ingresso, che custodisce tutti i gioielli del XX secolo. Questi sono stati realizzati artigianalmente da Di Rienzo Alessio, Armando, Nunziato ed Eugenio e conservati nei loro cofanetti autentici. Questo a testimoniare quanto la nostra famiglia sia legata al passato, ma proiettata al futuro.